Da un po' che non faccio un video, in realtà ho diverse riprese di diversi momenti, avevo in mente anche di fare una tipologia nuova di video, quando mi sono ritrovata a iniziare a editarlo, però mi sono resa conto che mancava qualcosa, non avevo l'ispirazione, non avevo, diciamo, lo spunto creativo per andare avanti, quindi ho deciso di rinunciare per ora. Vedremo se poi riuscirò a rielaborare. Volevo però fare lo stesso questo video perché ho avuto uno spunto guardando YouTube e mi è venuta voglia appunto di dire qualche cosa e di raccontarvi un pochino perché c'è stato questo blocco. Come vi ho detto nel video precedente, ho lavorato molto a luglio, quindi sono stata molto impegnata. Tra l'altro ho avuto anche qualche piccolo problema di salute, un virus gastrointestinale, e nel frattempo che mi ha tenuto abbastanza giù. Diciamo che non mi sento a livello fisico in perfetta forma, e quindi è un periodo che sono molto giù, cose che capitano. Io non amo molto la stagione calda perché comunque già di per sé mi abbatte molto. Come vedete dal mio abbigliamento l'autunno è arrivato, quindi ci sono temperature molto più basse adesso e siamo molto indietro con la legna, quindi ci toccherà correre. Questa per noi è la stagione delle piogge, così la chiamo io, perché è appunto una stagione molto umida e per cui diventa molto complicato comunque fare tutto qua a Ranch. Però devo dire che è anche una stagione ricca di frutti da raccogliere, di bellissimi colori, quindi sono contenta che sia arrivato l'autunno. Io sospetto che ci saranno ancora dei giorni di caldo, però secondo me ormai siamo alla fine dell'estate e questa cosa un po' mi preoccupa da un certo punto di vista, perché la stagione fredda comunque è impegnativa, però mi dà un sospiro di sollievo perché finalmente entriamo in un cambiamento, e questi momenti di cambiamento per me sono momenti di respiro in qualche modo. C'è un bel vento, quindi spero che l'audio funzioni correttamente e si riesca a sentire. Però volevo fare un video molto spontaneo, senza troppi fronzoli, perché mi sono resa conto che alla fine è normale avere dei momenti di stallo, dei momenti in cui si perde un pochino la motivazione. Cercando di capire quanto sia sicuro restare qui, perché questo bosco è un bosco comunque non sanissimo, quindi non vorrei che cada qualche albero, e sono in un punto abbastanza sicuro però. Stavo guardando YouTube e guardando un video di Jonna Ginton, ho avuto una scintilla, nel senso che anche lei parlava appunto di questo momento difficile che sta attraversando e che comunque della difficoltà di essere creativa e di pubblicare, di creare, perché lei è comunque un'artista. Io non mi sento un artista, però per me YouTube o comunque tutto quello che faccio in natura è creatività, cioè è un modo anche per mostrare, tirare fuori la bellezza del creato, mostrare gratitudine a Dio, gratitudine alle persone che accolgono quello che facciamo, gratitudine anche a chi ci segue e chi ci dà belle parole, ed è anche motivo di forte crescita personale, perché
mi porta a rielaborare comunque quello che succede, a dare valore a determinate cose e mette in moto anche un processo creativo e di espressione di emozioni, espressione di tante cose. E mi sono ritrovata in un momento di grossa difficoltà, sia come vi dicevo perché non sono stata bene fisicamente, ancora adesso non mi sento molto in forma, e sia perché comunque sono successe diverse cose private che comunque mi hanno molto, molto provata, anche se non l'ho espresso in maniera così eclatante, però insomma sto un po' affrontando alcuni tra virgolette fantasmi e quindi è un periodo molto molto faticoso nel quale sto lavorando tantissimo con grosse difficoltà, per esempio sul senso di colpa, cioè sul fatto che appunto io mi senta spesso fuori contesto e mi senta spesso sbagliata rispetto a quello che faccio, rispetto a quello che sento, rispetto a quello che voglio fare nella vita e questa cosa è un fardello che mi porto dietro e molto spesso come si può dire, mi blocca. Sempre più spesso mi faccio anche delle domande su quanto sia giusto mettere queste cose sui social, perché c'è sempre quel dubbio appunto se mettere in mostra cose private, se sia giusto mettere in mostra, se è una cosa che secondo me se è una cosa che voglio fare, ma soprattutto se è una cosa funzionale allo scopo che voglio raggiungere, che è quello di avvicinare le persone ad un mondo avvicinare le persone ad un mondo naturale, avvicinare le persone alla vita di montagna, avvicinare le persone ad uno stile di vita più lento e portare un po' questi contenuti e la bellezza ma anche le difficoltà di una vita del genere. E questo perché so che ci sono persone che possono trarre beneficio da una cosa del genere. Alla fine mi sono detta che comunque questo canale vuole essere un canale molto spontaneo, vuole essere un canale che porta un po' la verità di quello che è la nostra vita qui, che comprende anche dei momenti un po' down, dei momenti di sconforto, ma più che di sconforto, perché spesso magari dello sconforto ve ne parlo, proprio di stallo, dei momenti in cui ti rendi conto che non hai quello sprono creativo che ti porta a fare, disfare, costruire, eccetera. In realtà nella mia testa frullano sempre un sacco di cose, ma c'è un po' quella sensazione di è inutile, lascia perdere, non ne vale la pena, non metterti in un impegno che ti porta solo fatica, ma non ti porta dei risultati pratici. In realtà mi rendo conto che il processo creativo non è solo fine ad un guadagno, ma il processo creativo è fine anche a quello che ti porta interiormente. Purtroppo mi rendo conto, cioè mi sono resa conto in questo periodo che questa sensazione di improduttività che ci sta un po' cascando addosso ci sta pesando davvero molto, che ci è cascata addosso in qualche modo, ci sta pesando davvero molto, perché riguarda anche il giudizio che le altre persone hanno, che a volte è molto molto faticoso da portare. Nella mia testa vorrei saper fare molto di più, avere molti più strumenti per portare i miei contenuti, vorrei avere molti più strumenti per creare
anche proprio materialmente, oggetti e cose che ho nella testa. Un po' sono frenata dal pensiero di non essere capace, e un po' vabbè anche dalla difficoltà a reperire certe strumentazioni, anche da poter utilizzare per i video eccetera. Quindi niente, volevo solo dirvi che ci sono, che continuerò comunque a fare dei contenuti, che vi ringrazio per chi è rimasto in attesa comunque di vedere ancora dei contenuti e di avere una frequenza maggiore nei contenuti. Spero di farvi vedere presto i colori dell'autunno che cominciano un pochino a presentarsi, e voglio ringraziare tutti quelli che ci seguono e che hanno una buona parola per noi e per me, e vi voglio solo dire grazie e mandarvi un grande abbraccio.